C'è chi dice che il mercato dell'auto sia in crisi, ma i dati raccontano un'altra storia. Il 2025 ha rimescolato le carte in modo incredibile. Ma quali sono le auto che gli italiani hanno scelto davvero? La realtà è diversa da quello che leggete sui giornali. Non conta solo il prezzo, oggi conta la sostanza e soprattutto quanto ci costa mantenerle. Restate con me fino alla fine, perché la numero 1 ha numeri che fanno impallidire la concorrenza, ma ci sono delle sorprese tech che non vi aspettate. Partiamo col botto, la AMG ZS. Chi l'avrebbe detto solo 3 anni fa? Questa SUV anglo-cinese ha chiuso il 2025 con quasi 29.000 immatricolazioni. Perché? Semplice, è lunga 4,43 m, quindi è un SUV vero, ma costa come un'utilitaria. Dentro hanno fatto un lavoro incredibile. Materiali morbidi sulla plancia, uno schermo da 12,3 pollici che sembra quello di una Tesla. Il motore full hybrid è fluido, ma il cambio a 3 marce, particolare lo so, ogni tanto si fa sentire. In città fate i 21 km con 1 litro, che è ottimo, ma se la portate in autostrada il rumore dell'aria sugli specchietti si sente. Compratela se cercate spazio, ma non aspettatevi una guida sportiva. Il volante è un po' leggero e poco comunicativo. 9. Renault Clio. La Clio non è un'auto, è un'istituzione. Il sistema e-Tech è forse il miglior ibrido oggi sul mercato dopo quello Toyota. In città è quasi magica, riesce a stare in elettrico per l'80% del tempo, regalandovi medie di 31 km con 1 litro. Cosa dovete sapere? Rispetto alla versione precedente, i fari a LED davanti le danno un cattiveria che prima non aveva. Dentro è solida, ma occhio, se siete alti più di 1,80 m, dietro lo spazio per le gambe è risicato. È l'auto perfetta per il single o la giovane coppia che vuole un'auto che sembri di categoria superiore. 8. Peugeot 208. Se comprate la 208 lo fate perché è bella. Punto. Ha quel graffio del leone nei fari che fa girare la gente per strada. Potete averla a benzina, mild hybrid o elettrica. Il parere dell'esperto. L'iCockpit, il volante piccolo, o lo ami o lo odi perché copre un po' la strumentazione a seconda di come ti siedi. Costa un po' di più delle rivali, circa 22.000 euro per una versione decente. E se prendete l'elettrica, ricordate che pesa tanto. Nelle frenate d'emergenza si sente che l'auto è pesante. Però ragazzi, quanto è bella dentro. Sembra un cacciamilitare. 7. Dacia Duster. Il Duster non abdica. Nel 2025 il GPL da 120 cavalli vapore è rimasto il preferito, ma il nuovo full hybrid da 155 cavalli vapore sta convincendo anche i più scettici. È cresciuta, è più squadrata, sembra quasi un piccolo Hummer. Hanno migliorato l'insonorizzazione, ma resta un'auto onesta. Se bussate sulle plastiche delle portiere, suonano ancora un po' vuote, però ha il 4x4 vero nella sua categoria. Se abitate in montagna o andate a fare scampagnate, con meno di 25.000 euro non trovate nulla di meglio. È l'auto di chi non deve chiedere scusa a nessuno. 6. Toyota Yaris. L'affidabilità giapponese è un dogma. Se cercate un'auto che tra 10 anni funzioni ancora come il primo giorno, prendete questa. I consumi reali, in città siamo sui 25,5 km con 1 litro senza nemmeno impegnarsi. È agile come un go-kart, parcheggi dove gli altri rinunciano. Il lato negativo? Il bagagliaio è piccolo e le sospensioni dietro sono secche. Se prendete un dosso un po' allegri, i passeggeri dietro vi odieranno. Ma quando vedete che con 20 euro di benzina fate una settimana, vi passa ogni dubbio. Fermi tutti! Siamo a metà classifica e ora la sfida si fa seria. Scommetto che nessuno di voi indovinerà mai chi c'è sul podio al secondo posto. È un nome che vedete ogni giorno, ma i numeri sono folli. Scrivete la vostra previsione nei commenti ora, prima di andare avanti. Vediamo chi ne capisce davvero di mercato. 5. Toyota Yaris Cross. È la Yaris con il rialzo. È il SUV che entra ovunque. In Italia ne hanno vendute tantissime perché unisce la seduta alta, che noi amiamo, ai consumi ridicoli della Yaris normale. La verità, lo sterzo è leggerissimo, la guidi con un dito. Però attenzione, il sistema di infotainment non è il più veloce del mondo e se schiacciate a tavoletta per un sorpasso, il motore urla un po' per via del cambio a variazione continua. Ma per la spesa e il tragitto casa-lavoro è la scelta più intelligente del 2025. 4. Citroën C3. La C3 ha letteralmente rotto il mercato. 16.400 euro per la versione d'attacco.
È la cugina della nuova Panda e punta tutto sulle sospensioni Advanced Comfort. Com'è guidarla? Sembra di stare su un tappeto volante, le buche di Roma o Milano spariscono. Però, occhio, se entrate forte in una rotonda, l'auto si inclina parecchio. Non è fatta per correre, è fatta per rilassarsi. Per i neopatentati, è la numero 1 in assoluto per facilità di guida. 3. Jeep Avenger, medaglia di bronzo per l'Avenger. È diventata un classico istantaneo. La gente la ama perché è una Jeep, ma lunga solo 4 metri e 8 centimetri. Il consiglio tecnico. Molti prendono il 1.2 benzina manuale per risparmiare, ma io vi consiglio la e-hybrid. Perché nel traffico quel piccolo aiutino elettrico vi fa risparmiare un sacco di benzina e stress. È agile, muscolosa e tiene un valore dell'usato pazzesco. Un investimento, più che un acquisto. 2. Dacia Sandero. Quasi 50.000 persone l'hanno comprata. Non è più solo l'auto economica, è l'auto furba. Il motore GPL da 120 cavalli vapore è una bomba. Se fate il pieno di gas e benzina, superate i 1500 km di autonomia. Vi dimenticherete del benzinaio. I sedili sono stati migliorati tantissimo, ora non ti stanchi più nei viaggi lunghi. È solida, non scricchiola e ha tutto quello che serve senza fronzoli inutili. Se volete sostanza pura, è questa. 1. Fiat Pandina. La numero 1 è sempre lei. Oltre 102.000 immatricolazioni. Nonostante gli anni, nonostante la concorrenza, la Panda, ora Pandina, domina. Perché? Perché si infila dove le altre rimangono incastrate. Il punto debole. In autostrada non è il massimo, i frusci si sentono e il 1.0 mild hybrid fatica nei sorpassi. Ma in città è imbattibile. Costa poco di assicurazione, i pezzi di ricambio li trovi anche dal panettiere e non ti tradisce mai. È il pezzo di cuore degli italiani. Vedere tutte queste auto vendute ci fa capire una cosa: le strade sono davvero piene. E con questo caos, tra chi guarda il cellulare e chi va di fretta, il rischio di un tocco nel parcheggio o di una contestazione è altissimo. Spesso la realtà dei fatti è diversa da quella che raccontano i testimoni. Io uso questa dashcam da mesi. Trasparenza totale. Costa poco, la monti in 5 minuti e ti mette al riparo da brutte sorprese. Se qualcuno vi viene addosso e dice che è colpa vostra, il video parla chiaro. Vi lascio il link proprio qui sotto nel primo commento. Proteggete la vostra auto, ne vale la pena. Grazie di cuore per il supporto. Se il video vi è piaciuto sparate un like e fatemi sapere nei commenti voi quale avreste messo al primo posto. Un abbraccio e alla prossima!